Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Yesterday, December 7th, 1941, a day which will live in infamy. Bentornati su Parabellum e benvenuti al terzo appuntamento sui miti della Seconda Guerra Mondiale. In questo episodio ci occuperemo non solo di alcune concezioni errate che riguardano operazioni e fronti, ma soprattutto di narrative distorte che per una ragione o l'altra ancora pervadono l'immaginario collettivo e che invece vengono prese per assodate. Andremo anche a sfatare alcuni miti riguardanti veicoli e questioni prettamente tecniche che sono spesso al centro di dibattiti di sedicenti esperti militari che sono sicuro ognuno di noi ha incontrato almeno una volta su internet. Niente spoiler! Quindi, se volete capire a cosa mi riferisco, rimanete con me e senza ulteriore indugio, immergiamoci nella terza parte dei miti della Seconda Guerra Mondiale. Cominciamo col parlare di Operazione Dragoon, ovvero lo sbarco nel sud della Francia, di cui spesso si racconta poco, e di cui non vi sono grandi produzioni di documentari, come invece avviene per il suo fratello maggiore, lo sbarco in Normandia. Intanto parliamo della leggenda per cui si dice che Churchill si oppose alla stessa e che ne scelse il nome, il cui nome per noi in italiano non dice nulla, mentre in inglese può far parte di un gioco di parole. Infatti in inglese la parola dragoon può essere usata sia come sostantivo dragone, sia come il verbo dragoon, che ha il senso di forzare qualcuno a fare qualcosa che non vuole, ovvero costringere con la forza. Quindi, secondo il mito, Churchill, che era contrario all'operazione, scelse questo nome, anche per sottintendere che vi fu costretto. In seguito si scoprì che la cosa non era veritiera, sebbene sia detto che egli abbia sempre rimarcato la sua contrarietà all'impresa. Churchill sosteneva che l'operazione avrebbe dirottato preziose risorse che invece sarebbero state assai utili per un'invasione dei Balcani. Lo scopo era di aggredire da sud le regioni petrolifere dell'asse, situate in Romania, ed ovviamente di occuparle prima dei sovietici. Churchill infatti già allora temeva che i russi si sarebbero impadroniti di tali regioni per poi non abbandonarle più. L'intento era di spostare quanto più ad est le zone di influenza degli alleati, cosa che poi sarebbe stata utile quando nel dopoguerra si sarebbero definite le relative zone di influenza. Il senso era che in questo modo si sarebbero tenuti i sovietici lontani il più possibile dal cuore dell'Europa. Va anche detto che inizialmente il nome dell'operazione era Anvil, incudine, e che essa fu concepita in senso complementare a Hammer, martello, poi rinominata Neptune, ovvero l'operazione di sbarco in Normandia, che poi faceva parte in un quadro più ampio di Overlord. Alla fine la decisione di intraprendere Dragoon, sebbene in ritardo rispetto a quanto pianificato, per mancanza di mezzi da sbarco, venne presa a seguito di eventi come il successo di Operazione Cobra, ovvero lo sfondamento della sacca della Normandia e la liberazione di Roma nel giugno 1944. L'ora X per l'Operazione Dragoon fu infine decisa per il 15 agosto 1944. Una percezione sbagliata che spesso si ha del fronte orientale è che italiani, ungheresi e soprattutto romeni performarono assai male, ritirandosi alla prima vicissitudine. Sebbene negli ultimi decenni la questione italiana sia stata molto rivalutata, anche in ambiente anglosassone, lo stesso non si può dire per quanto riguarda i romeni, dove la questione è spesso ancora trattata in maniera superficiale e sommaria. Intanto va detto che di tutti gli alleati tedeschi sul fronte orientale, i romeni costituivano il contributo maggiore, schierando ben oltre 600.000 uomini, oltre 2 armate, superando persino il contributo finlandese, che mediamente non superava i 450.000. Inoltre, a differenza degli italiani e degli ungheresi, che dopo le disfatte sul Don si ritirarono dal teatro, i romeni ricostituirono le loro armate e continuarono a combattere per molto tempo ancora.
È infatti singolare notare come i sovietici nelle loro memorie accennassero al fatto che i romeni erano considerati ancora più brutali dei tedeschi. Fatto sta che dei 600.000 uomini inviati, ben 475.000 non tornarono più a casa, un tasso di perdite di oltre il 75%, che superava persino quello dei tedeschi in proporzione. Se si considera la mancanza cronica di equipaggiamento pesante, i romeni performarono piuttosto bene. La prima divisione corazzata romena era infatti equipaggiata di circa 150 carri R2 leggeri e una ventina di Panzer III e 4 tedeschi e nonostante ciò riuscì ad infliggere al 26° corpo corazzato sovietico, vicino Serafimovic, perdite consistenti, ovvero oltre 130 carri armati con la sola perdita di 40 carri romeni. Va anche detto che i romeni erano schierati direttamente a sud e nord di Stalingrado e quindi essi subirono in pieno la controffensiva russa proprio nei due punti cruciali in cui le due branche della tenaglia dovevano passare per poi chiudersi alle spalle della città. In futuro vi sarà sicuramente occasione di dedicare un videoanalisi del contributo, della consistenza e delle performance di tutte le forze satelliti dell'asse che parteciparono sul fronte orientale, dato che spesso questo lato della vicenda passa nell'assoluta dimenticanza. Parliamo del mito delle Waffen-SS, considerate spesso a torto l'elite dell'esercito tedesco, semplicemente dei fanatici o degli incompetenti. In realtà nessuna di queste affermazioni è errata, tutto dipende dal periodo a cui ci riferiamo. La questione, come al solito, è complessa, quindi vediamo di fare chiarezza. Intanto va detto che per molto tempo i libri a riguardo erano memorie di ex appartenenti con le ovvie problematiche del caso. Le Waffen-SS nel 1930 non contavano neanche 30.000 uomini, ovvero meno di 2 divisioni, per poi raggiungere tra il 1939 ed il 1945 la cifra di 830.000, un aumento di quasi 24 volte in un lasso di tempo assai breve. In contrasto, l'esercito tedesco, nello stesso tempo, aumentò di sole 1,5 volte il suo organico. Inutile dire che un'espansione di questo tipo ha generato a seconda del periodo forze dalle limitate capacità belliche, con prestazioni altalenanti e assai divergenti da unità a unità. Le SS nascevano come forza di protezione e mancavano di addestramento militare e solo col tempo divennero Waffen-SS, ovvero SS armate nel senso di combattenti. L'esercito era infatti riluttante a fornire educazione, equipaggiamento e istruttori, dato che molto velocemente era nata una rivalità tra le due armi tedesche, tanto che l'esercito impose un limite all'espansione delle SS per molti anni, temendo che esse, come in precedenza era accaduto alle SA, volessero sostituirsi all'esercito regolare. Fu solo a seguito delle cattive performance delle prime divisioni Waffen-SS che si decise di dare loro un addestramento adeguato. L'esercito decise di rimuovere le limitazioni e così avvenne la prima espansione, che nel 1943 portò alla formazione di ben 17 divisioni Waffen-SS, inizialmente solo formate da ariani e poi per necessità di guerra il termine venne allargato ad europei, al fine di alzare quanti più numeri possibili. Vennero così a crearsi divisioni di volontari SS provenienti da paesi scandinavi, dalla Francia, dal Belgio, dalla Cecoslovacchia e da molti altri paesi. Alla fine queste forze arriveranno a contare oltre 300.000 uomini. Poi, a seguito dell'attentato a Hitler, si cominciò a prediligere le divisioni Waffen-SS, in quanto considerate più leali e indottrinate. Hitler a questo punto diffidava di molti all'interno dell'esercito regolare. Questo contribuì a migliorare le prestazioni, dato che ad esse venivano date le priorità sul migliore equipaggiamento, che unito al fanatismo ne rese delle unità dal punto di vista combattivo eccellenti. Ma questo vale solo per i 2 ultimi anni di guerra, dato che nel periodo 39-42 esse sottoperformarono in modo anche imbarazzante a volte, e prima del 39 non erano altro che unità di guardia personale eccessivamente glorificata. In quanto al fanatismo, basta dire che le ultime unità a difesa di Berlino e soprattutto della cancelleria erano composte per la maggior parte da divisioni Waffen-SS provenienti dai vari paesi, come ad esempio la Danimarca e soprattutto la divisione Charlemagne composta da volontari francesi. Ovviamente un'accurata analisi dell'evoluzione e della storia delle SS e delle Waffen-SS sarà un argomento che tratterò in un video a loro dedicato.
E visto che siamo in tema di Waffen-SS e di Wehrmacht, il mito della Saubere Wehrmacht, detta anche leggenda della Wehrmacht pulita, nasce a fine anni 40 per una necessità imposta dalla guerra fredda. In pratica si cercò di far passare la Wehrmacht come un'organizzazione apolitica in piena continuità con la Reichswehr, che aveva agito onorevolmente come ogni altro esercito. Il tentativo era di addossare ogni crimine avvenuto alle Waffen-SS, al nazionalsocialismo e alle unità di Einsatzgruppen che operavano nelle retrovie. Questo tentativo andò a buon fine per un certo periodo di tempo, anche con l'aiuto di storici anglosassoni compiacenti, tra cui spiccano Liddell Hart e Desmond Young, che scrissero molti libri, specie di memoriali e interviste a generali tedeschi che propugnavano tale narrativa senza tra l'altro incorrere nel rischio di essere tacciati di revisionismo dato che non erano tedeschi. Non è un caso che molti dei comandanti che andranno a formare la Bundeswehr fossero veterani riabilitati della Wehrmacht e a volte addirittura delle Waffen-SS. Un altro punto focale della questione è il Memorandum di Himmerod. Il 5 ottobre 1950 un gruppo di ex ufficiali di alto grado, su iniziativa del cancelliere Konrad Adenauer, si incontrò in segreto all'abbazia di Himmerod presso Gross-Littgen per discutere il riarmo della Germania Ovest. I partecipanti furono divisi in diversi comitati che si focalizzarono sugli aspetti politici, etici, operativi e logistici delle future forze armate. Il memorandum che ne risultò includeva un riepilogo delle discussioni della conferenza e portava il titolo Memorandum sulla formazione di un contingente tedesco per la difesa dell'Europa occidentale nell'ambito delle forze di combattimento internazionali. Il memorandum era inteso sia come documento di pianificazione sia come base di negoziazione con gli alleati occidentali e pose fine alla politica di denazificazione della Germania. I partecipanti alla conferenza erano convinti che nessun futuro esercito tedesco sarebbe stato possibile senza la riabilitazione storica della Wehrmacht. Così il memorandum incluse i suoi seguenti punti chiave. Tutti i soldati tedeschi colpevoli di crimini di guerra sarebbero stati rilasciati. La diffamazione del soldato tedesco, inclusa quella delle Waffen-SS, avrebbe dovuto cessare. Avrebbero dovuto essere prese misure per trasformare l'opinione pubblica tedesca e straniera riguardo alle forze armate tedesche. Adenauer accettò queste proposte, ma avvisò i rappresentanti delle tre potenze occidentali che non sarebbe stato possibile formare il nuovo esercito finché i soldati tedeschi fossero rimasti prigionieri. Per soddisfare il governo della Germania Ovest, gli alleati commutarono un certo numero di condanne di crimini di guerra. Intervenne per dare una mano anche l'ex comandante in capo delle forze alleate in Europa, ovvero Dwight Eisenhower, che nel gennaio 1951 affermò che c'era una vera differenza tra il soldato tedesco e Hitler e il suo gruppo criminale. Ovviamente non passò molto tempo che tutti i crimini e i coinvolgimenti della Wehrmacht saltarono fuori. Un caso su tutti, quello del decreto Nacht und Nebel, notte e nebbia, che intimava di giustiziare sul posto i commissari politici sovietici, ordinato da Hitler e controfirmato da Wilhelm Keitel. Ma ormai la Bundeswehr era nata e non si sarebbe tornati indietro. Questo è uno degli esempi più aberranti di come la storia sia stata piegata alle esigenze politiche e geostrategiche in ottica di guerra fredda. Parliamo di un caso particolare, ovvero quello del mito dei diari di Hitler. Il 1 aprile 1983 l'autorevole storico Hugh Trevor Roper riceve una telefonata dal vice direttore del Times Colin Webb, che gli chiede di autenticare del materiale assolutamente esplosivo proveniente dalla rivista Stern, niente meno che i diari privati di Hitler. La loro autenticità venne confermata da alcuni grafologi e da alcuni storici, tra i quali Gerd Heidemann e Hugh Trevor Roper, autorevole storico del Seicento britannico e prestigioso docente a Oxford. Trevor Roper esaminò i diari hitleriani custoditi in una banca di Zurigo. La sua conclusione fu la seguente: sono abbastanza certo che i documenti siano autentici. E di conseguenza è chiaro che le tesi finora accertate sullo stile di scrittura di Hitler, sulla sua personalità e persino forse su alcuni eventi storici debbono essere sottoposte a una revisione.
Nessuno dubitava del suo giudizio, dato che dopo la fine della guerra, Trevor Roper, arruolato nel servizio segreto britannico, ebbe l'incarico di svolgere un'indagine sulla morte di Hitler. Iniziò allora il suo interesse storico per il dittatore nazista, sul quale pubblicò nel 1947 un libro di successo, Gli ultimi giorni di Hitler, avvalendosi della documentazione raccolta durante la sua indagine. Successivamente, nel 1953, Trevor Roper curò la pubblicazione delle conversazioni di Hitler a tavola 1941-1944, con una prefazione che suscitò polemiche tra gli storici del nazismo. In contrasto con gli studiosi che definivano Hitler una marionetta dei capitalisti o lo consideravano opportunista e un ciarlatano senza idee, posseduto solo da una sfrenata ambizione di potere personale, Trevor Roper sosteneva che il dittatore nazista era un pensatore sistematico e le sue idee meritavano l'attenzione degli storici che volevano capire la sua straordinaria carriera politica, da vagabondo fallito a dominatore dell'Europa. La storiografia successiva ha convalidato l'interpretazione di Trevor Roper. L'analisi chimica dell'inchiostro e della carta e la presenza di poliestere realizzato solamente dopo il 1953 provarono che entrambi risalivano sicuramente a un periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale e quindi non erano compatibili storicamente. Venne quindi annunciata un'altra conferenza stampa dove Trevor Roper e gli altri storici coinvolti nella faccenda annunciavano che dopo una più attenta riflessione ritiravano il loro giudizio positivo sull'autenticità dei diari. Inoltre venne dimostrato che era stato utilizzato materiale scadente prodotto a Hong Kong. Infine anche il contenuto dei diari era assai banale o comunque facilmente riconducibile a fonti bibliografiche già esistenti all'epoca della scrittura dei diari, come ad esempio i discorsi e proclami di Hitler, un'opera di Max Domarus del 1962. Il contenuto dei diari era stato in larga parte copiato dai testi dei discorsi pubblici del Führer, con l'aggiunta di commenti personali. L'autore dei falsi diari attribuiti ad Adolf Hitler era Konrad Kujau, che in breve diventò un personaggio popolare nonostante la sua condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Il falsario, Kujau, in passato aveva guadagnato parecchio realizzando copie di quadri di Hitler ed era diventato abilissimo nell'imitarne la calligrafia. Infine, un più accurato esame portò alla luce svariate inesattezze storiche e mostrò che lo stile della scrittura corrispondeva solo superficialmente a quello di Hitler. Uno dei dettagli più grotteschi era il monogramma sulla copertina, dato che era errato, infatti vi era un FH invece di AH, le vere iniziali del nome di Hitler. A completamento di ciò il monogramma era di plastica. Si concluse così, con un buco nell'acqua, quella che doveva essere la più grande rivelazione storica del Novecento. Rimaniamo in ambito hitleriano ed occupiamoci di un'altra storia controversa, ovvero quella che Hitler snobbò Jesse Owens alle Olimpiadi del 1936. Come al solito, la storia è un poco più complessa di come viene dipinta di solito, e fortunatamente lo stesso Owens fa chiarezza. Cominciamo col dire che Owens vinse ben 4 medaglie d'oro, vincendo il salto in lungo, la corsa a 100 e 200 metri e la staffetta a 4%. Diventando il primo atleta americano a vincere 4 medaglie d'oro in una singola edizione. Quando le Olimpiadi finirono, cominciarono a circolare storie che Hitler avesse snobbato Owens. La teoria è che egli, non volendo ammettere la superiorità dell'atleta di colore, abbandonò lo stadio, non lo ricevette o non gli strinse la mano. La verità è che Hitler nel primo giorno si congratulò solo con alcuni atleti tedeschi e finlandesi, e poi gli venne detto che o si congratulava con tutti o con nessuno. Quindi, dal secondo giorno in poi, Hitler optò per non stringere la mano a nessuno. Owens cominciò dal secondo giorno, per l'appunto, e da qui nasce l'equivoco. Owens stesso però ci dice, e vi sono molte registrazioni dove lo ribadisce, che quando gli venne notificato di aver vinto, celebrò passando sotto al palco d'onore salutando Hitler, che rispose prontamente con il saluto nazista. Owens quindi chiarisce, confermando che si scambiarono saluti di congratulazioni. Tra l'altro, il primo a festeggiare Owens fu l'atleta tedesco che arrivò secondo, ovvero Lutz Long, e i due diventarono amici. Paradossalmente, quella che spesso passa per una storia razzista ai danni di Hitler, invece, per la stessa testimonianza di Owens, prende una piega inaspettata ad effetto boomerang. Egli infatti disse che non fu Hitler a snobbarlo, ma bensì il presidente degli Stati Uniti d'America, Franklin Delano Roosevelt, che con sommo dispiacere di Owens non lo ricevette mai, né gli mandò un telegramma di congratulazioni
né riconobbe mai, nemmeno pubblicamente, alcun merito a Owens. Questo perché il presidente temeva di perdere i voti degli stati del sud. Owens spesso rimarca la storia con dettagli che fanno riflettere, del tipo che quando tornò in America e scese dall'aeroporto, dovette sedersi in fondo all'autobus nella zona riservata ai neri, e che una volta giunto al suo albergo, per arrivare alla sua stanza, fu costretto a prendere l'ascensore montacarico delle merci, dato che gli era vietato usare l'ascensore principale, che era riservato solo ai bianchi. Questo è un esempio tipico di trovata giornalistica a scopo sensazionalistico, di futile utilità, dato che serviva davvero una storia simile per rimarcare il fatto che Hitler fosse razzista? Eppure ancora oggi il mito persiste grandemente. Rimanendo sempre sui miti che girano attorno ad Hitler, parliamo del mito che egli fosse vegetariano. Diciamo che la questione è complessa e le testimonianze divergono. Hitler sicuramente non era vegetariano prima del 1939. Le stesse confessioni di Goering a Norimberga, dove parlava dei banchetti tenuti al nido dell'aquila, lo confermano. Ed anche le testimonianze di altri membri della sua cerchia ristretta, come ad esempio Albert Speer, dicono che Hitler mangiasse di tutto e che occasionalmente bevesse vino o spumante. La più affidabile testimonianza è quella di Dion Lucas, che era allora la chef di uno dei più prestigiosi hotel di Amburgo. Essa stessa scrive nel suo libro del 1964, Classic Gourmet Cooking School Cookbook: "Non voglio rovinare l'appetito a nessuno, ma sappiate che il piccione ripieno era il piatto preferito di Hitler, che aveva l'abitudine di cenare nel mio albergo con frequenza almeno fino al 1938. Ma nel 2013 la 95enne Margot Welk rilasciò un'intervista al Telegraph, affermando che, essendo stata una delle ufficiali assaggiatrici di Hitler, poteva affermare con sicurezza che dal 1940 al 1945 Hitler fosse vegetariano e che i piatti usualmente includevano asparagi, verdure, riso, zuppe e insalate e occasionalmente purè, e che ella non ricordasse carne né pesce. Un'altra testimonianza importante è quella di Constance Manziarli, la cuoca personale di Hitler che lo seguì anche nel bunker, che affermava che di solito egli preferisse i funghi alla carne, anche se occasionalmente veniva usato del midollo per insaporire il suo brodo. E sebbene anch'essa affermi che per la maggior parte del tempo egli fosse vegetariano, di tanto in tanto amava sforare soprattutto per la sua passione, i ravioli ripieni di fegato. Inoltre è risaputo che amasse i dolci, spesso mangiava torte nei meeting notturni e nei periodi calmi dal 1934 al 1938 aveva l'abitudine di prendere il tè accompagnato da dolci, di cui vi sono testimonianze video soprattutto al nido dell'aquila. La Manziarli ci dice anche che la notte del 30 aprile 1945, il giorno che Hitler si uccise, ella le aveva preparato il pasto, non sapendo che fosse già morto. L'ultima cena di Hitler era composta da uova fritte e patate schiacciate. Quindi cosa possiamo dedurre da tutto questo? Sicuramente che Hitler non era vegano almeno fino al 1939 e che dopo assunse una dieta vegana, forse indotta dai suoi medici, al fine di limitare i suoi cronici problemi di stomaco, forse accentuati dallo stress della guerra. Era anche noto che egli, a causa di tale dieta, soffrisse di flautolenza. Inoltre, in molte biografie a lui dedicate si parla molto di come il mito di Hitler, l'asceta vegano che non beveva e fumava, fu alimentato dalla propaganda di Himmler alla fine di esaltarne il rigore. Quindi, in conclusione, cosa possiamo dire del mito di Hitler vegano? Che esso è veritiero solo se ci si riferisce a precisi periodi, e comunque non integralmente. Alla fine l'alta risonanza del suo veganesimo è sicuramente imputabile a narrative di stampo propagandistico. Passiamo ad una storia curiosa, ormai entrata nell'immaginario collettivo, dato che ormai sono oltre 20 anni che viene riproposta ciclicamente a scopo sensazionalistico. Parlo ovviamente dell'ormai data per scontata convinzione che Hugo Boss disegnò le uniformi del Terzo Reich. Come al solito, le cose non andarono proprio così. Mettiamo ordine. Sebbene sia vero che Hugo Boss entrò nel partito nazista sin dal 1931, egli non disegnò mai nessun vestito. All'epoca la sua ditta produceva capi di vestiario e nulla più.
I veri fautori delle tanto ammirate e temute divise dell'SS erano in realtà l'Oberführer professor Karl Diebitsch e il designer Walter Heck, che in realtà non avevano nessuna affiliazione con Hugo Boss e la sua ditta. Hugo Boss infatti produceva di tutto, dalle uniformi dell'SA, le camicie brune, a quelle della gioventù hitleriana. Fatto sta che nel dopoguerra il fatto che Hugo Boss ebbe anche lavoratori forzati dai campi di lavoro ebbe grossi problemi nell'ottica di denazificazione della Germania, tanto che venne tacciato di essere un beneficiario dei profitti di guerra, nonché un fervente nazionalsocialista. Gli venne negato anche il diritto di voto. Sebbene poi la sentenza venne revocata, egli, per non danneggiare l'attività, per cautela, passò tutto al figlio Eugene Holly, che nel tempo trasformò il brand in un colosso della moda. La questione di questo mito, continuamente riproposto, è diventato un tale fardello per il brand che la stessa Hugo Boss ha ingaggiato uno storico e creato un documentario per fare chiarezza una volta per tutte. Cominciamo col parlare di miti relativi a mezzi ed equipaggiamento. Uno dei più diffusi è quello del carro armato Sherman, che prendeva facilmente fuoco. Questo è un tipico esempio di una narrativa distorta che nasce da un memoriale, che è riuscito a fare breccia nella cultura popolare, tanto che si trovano documentari anche di History Channel che danno spago a questa narrativa. Parlo del famoso libro di Belton Youngblood Cooper, che scrisse il libro Death Traps, ovvero trappole mortali. Belton lavorava in un deposito riparazioni e quindi per tutta la guerra non vide altro che carri Sherman danneggiati o bruciati, e da questa visuale ristretta trasse delle conclusioni sbagliate, quello che viene definito un cognitive bias, una distorsione cognitiva. Intanto va detto che i carri andavano bruciati sempre, infatti era procedura standard per ogni esercito sia incendiare i carri irrecuperabili affinché il nemico non se ne appropriasse, sia continuare a colpire un carro fino ad incendiarlo per accertarsi della sua distruzione. Quindi era assai frequente imbattersi in carri incendiati. In realtà i carri Sherman non erano proni ad incendiarsi né più né meno dei carri avversari, specialmente quando venne introdotto il wet stowage, ovvero un sistema di immagazzinamento delle munizioni in una mistura di acqua e glicolo etilenico. Conti alla mano, i carristi americani ebbero durante la guerra il più basso tasso di mortalità di ogni nazione. Quindi da dove deriva il mito? In parte viene rinforzato da una storia apocrifa, ovvero il famoso Ronson, una marca di accendini che come slogan usava Lights Every Time, ovvero si accende sempre o si accende sempre al primo colpo ed altre varianti. Questo venne erroneamente accostato agli Sherman in fiamme secondo alcuni memoriali, dove viene detto che lo Sherman veniva chiamato Ronson dalle truppe. In realtà vi sono molte criticità a questa storia o teoria. Intanto va fatto notare che tale pubblicità non uscirà che negli anni 50. Inoltre l'accendino utilizzato dagli americani durante la guerra era lo Zippo e non il Ronson. Un altro malinteso possibile è che i carri dotati di lanciafiamme erano soprannominati Zippo dalle truppe, ma in quanto carri lanciafiamme, non perché prendevano fuoco facilmente. Questo mito salta fuori anche in produzioni hollywoodiane, come Patton Generale d'Acciaio, Gli eroi di Kelly e La battaglia dei giganti, per citare alcuni degli esempi più eclatanti. Parliamo del mito della tigerfobia. Sebbene sia vero che i carristi alleati temessero il Tiger e che spesso ne esagerassero gli avvistamenti all'inverosimile, spesso scambiandolo per il più comune Panzer IV per una questione di forme squadrate simili, uno dei motivi della loro ritrosia ad ingaggiarli era di natura dottrinale e non dettato dalla paura. Ovviamente documentari e film hanno sempre esagerato questa narrativa a scopo sensazionalistico, prendendo ad esempio incontri e memorie specifiche alla fine di esaltarne il mito. Era infatti pratica operativa per gli americani chiamare l'artiglieria o il supporto aereo quando si avvistavano dei carri pesanti tedeschi. L'ingaggio diretto con l'uso di carri Sherman era solo da considerarsi una extrema ratio e, data la rarità degli incontri con i Tigre, questa era una scelta operativa e dottrinale che aveva la sua logica. E tanto per chiarire, neanche i tank destroyer avevano questo scopo, per quanto fossero mezzi studiati per ingaggiare i carri avversari. Infatti la dottrina americana ne contempla l'utilizzo al fine di sfruttarne la mobilità come forza di intervento rapido contro un eventuale sfondamento avversario di forze corazzate,
e non per incontri casuali. Quello di cui parleremo ora è un mito che continua a saltare fuori, specialmente su internet, quando immancabilmente salta fuori un sedicente esperto di mezzi militari a parlarci del fatto che i tedeschi non fossero a conoscenza dei benefici della corazzatura inclinata e che solo dopo aver incontrato i T-34 se ne siano avveduti. Cominciamo col dire intanto che tale principio era conosciuto sin dall'antichità e veniva applicato sia nella produzione navale che in architettura e persino nella produzione di oggetti. Per chi fosse a digiuno sul funzionamento del principio, molto semplicemente quando si inclina una corazzatura si aumenta lo spessore e quindi la quantità di materiale che un colpo deve attraversare. L'inclinazione poi apporta altri benefici protettivi, dato che va ad influenzare la balistica dei colpi e quindi rende più probabile un rimbalzo. Inoltre, inclinando una superficie si possono usare piastre più leggere, pur ottenendo comunque un alto livello protettivo. Questo però a discapito dei volumi interni e quindi della capacità di carico e di spazio per l'equipaggio. Questo era un problema cronico del T-34, le cui condizioni di vita all'interno erano notoriamente ardue, anche accentuate dal fatto che il T-34 aveva corazzature inclinate in ogni lato. I tedeschi scelsero di prediligere le condizioni di utilizzo e le capacità di carico, per questo nella prima parte della guerra non produssero carri con corazzature inclinate. Se ci fate caso, quando decisero di adottare tale soluzione lo fecero producendo scafi estremamente grandi, proprio per non sacrificare le condizioni di operatività dell'equipaggio. Il Panther, ad esempio, per stazza e peso era considerato dai russi un carro pesante. Un esempio tipico di chi non comprende questo concetto è quello di considerare il Tiger estremamente corazzato se comparato ad uno Sherman. In realtà, se si considera che la corazzatura frontale dello Sherman era mediamente inclinata di 56 gradi, sebbene meno spessa, ci rendiamo conto che si avvicina molto ai livelli protettivi del Tiger. La differenza più sostanziale era nell'armamento. Ritornando ai tedeschi e sul perché sia una bufala che non conoscessero tale principio, basta guardare lo schema utilizzato nella corazzatura navale delle corazzate della Prima Guerra Mondiale o della Bismarck per accorgersi che ne facevano largamente utilizzo. Ma se volessimo fugare ulteriormente ogni dubbio, persino il vecchio carro armato A7V della Prima Guerra Mondiale presentava corazzature e piastre inclinate. E poi tutti si dimenticano che anche il Neubau Fachrzug del 1934 aveva la corazzatura frontale inclinata. Veniamo ai miti che girano attorno al Panther, il più ricorrente è che sia stato copiato dal T-34. Una parte di questa credenza è imputabile al mito di cui abbiamo parlato prima, ovvero la credenza che i tedeschi ignorassero i benefici della corazzatura inclinata e quindi, incontrati i T-34, abbiano deciso di adottare anche loro tale soluzione per il nuovo carro. L'altro invece deriva da un ordine di Guderian che inizialmente aveva dato mandato di esplorare la fattibilità di riprodurre il T-34. Poi, quando vennero fatte analisi più serie sulle notevoli manchevolezze del mezzo stesso, la cosa venne scartata. Ovviamente dalla prova di questa richiesta esplorativa sono nate nel tempo molte narrative fallaci che sostenevano che era la prova della copia. In realtà, dal punto di vista meccanico, i due mezzi non hanno nulla in comune tranne la corazzatura inclinata e i cingoli larghi. Parliamo delle Schürzen, ovvero le piastre di corazzatura aggiuntiva su cui girano alcuni miti. Il primo è che molti pensano sia una soluzione della Seconda Guerra Mondiale. In realtà il concetto di armatura spaziata era già utilizzato nella Prima Guerra Mondiale dai carri francesi Schneider CA1 e Saint-Chamond, solo che la corazzatura extra era interna. Il secondo, ed anche il più noto, è che le Schürzen fossero state adottate per contrastare i proiettili a carica cava come i Piat e i bazooka. In realtà le Schürzen vennero adottate sotto richiesta di Guderian per contrastare i fuciloni anticarro PTRS da 14,5 mm che venivano utilizzati dai sovietici in massa. Tanto che l'idea di produrre il Panther II era nata dalla necessità di dotare il Panther di più corazzatura laterale, dato che con soli 40 mm era assai vulnerabile ai fucili anticarro sovietici.
Le Schürzen si rivelarono una soluzione più facile e meno costosa da adottare che non produrre un nuovo mezzo. Quindi, sebbene salvarono i Panther, furono il motivo principale della cancellazione del Panther II. E se vi state chiedendo perché i tedeschi furono gli unici ad adottare le Schürzen, il motivo è semplice. I tedeschi non usavano molti fucili anticarro e quindi le altre nazioni non si trovarono costrette ad adottare soluzioni al riguardo. Il mito che il Panzerjäger Ferdinand, il cacciacarri pesante tedesco, fece fiasco a Kursk e la generale percezione negativa che si ha di questo mezzo sono frutto di fraintendimenti e decontestualizzazioni. Intanto dobbiamo specificare che 2 unità ricevettero i mezzi in questione. La prima era lo Schwer Panzerjägerabteilung, battaglioni cacciacarri pesante, 654, un'unità che prima di essere dotata di cacciacarri pesanti aveva prestato servizio per 3 anni come Panzerjägerabteilung, ovvero come unità cacciacarri dotata di cannoni controcarro trainati, e quindi era totalmente priva di esperienza. Questa unità performò malissimo, incapparono in molti guasti meccanici, non aiutati anche dal fatto che il Ferdinand era piagato da problemi meccanici dovuti al suo peso e che il veicolo non fosse sufficientemente testato sul campo. Inoltre utilizzarono tattiche errate spingendosi troppo avanti e con poco supporto, diventando facili vittime dei campi minati russi. La seconda unità invece, che fu dotata di Ferdinand, era la 653esima Schwer Panzerjägerabteilung, che a differenza della 654esima sin dal 1940 aveva operato come Sturmschutzabteilung 197, ovvero battaglione d'assalto dotato di Stug, cannoni d'assalto, e quindi sapeva come operare tatticamente. Questa unità, invece di spingersi avanti, sfruttò l'incredibile corazzatura e potenza di fuoco, mantenendo la distanza dai sovietici, ed ottenne un incredibile successo, distruggendo oltre 300 mezzi avversari e perdendo solo 13 veicoli contro i 39 su 45 in dotazione persi del 654esimo. Questo fa capire quanto l'utilizzo di un mezzo con tattiche corrette e da unità esperte faccia la differenza. Per concludere, vi sono altre 2 narrative errate che girano attorno al Ferdinand. Una riguarda il mito che la mancanza di mitragliatrice rese il Ferdinand vittima della fanteria russa. In realtà il grosso delle perdite della 654esima avvenne per i campi minati che immobilizzarono i mezzi, che vennero abbandonati e poi raggiunti dalla fanteria sovietica in un secondo momento, ma essa non era mai stata la causa primaria della perdita di tali mezzi. L'altra invece è un classico, ovvero la narrativa che il Ferdinand, quando venne riammodernato, venne rinominato Elephant. In realtà l'alto comando tedesco aveva emanato un ordine di cambio nome per questioni amministrative, proibendo le unità di chiamarlo tale anche nei loro registri ben 3 mesi prima del riammodernamento. Per questo appuntamento è tutto. Come al solito, se siete arrivati fino a qui, grazie a voi. Nel prossimo video mi occuperò di autori e libri come avevo promesso, anche se devo confessarvi che ci sarà una 4ª puntata sui miti, dato che ho ancora molto materiale a riguardo. Quindi arrivederci e a presto, sempre qui, su Parabellum.